Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi farò un tutorial sulla levigatrice a disco della Parkside, del modello PTSG 140B2 che hanno venduto alla Lidl dal 28 gennaio del 2019. Oggi ne abbiamo 30 e ancora qualcuna c'è, quindi se vi piace andate a comprarla, però prima di comprarla e ancora prima di vedere la recensione vi faccio vedere una piccola modifica a costo quasi zero, un paio di euro, per rendere la vita più facile durante l'utilizzo di questo utensile, perché c'è qualcosa che non mi piace. Allora vi faccio vedere quali sono secondo me i punti negativi. Diciamo che è un tutorial, non è una recensione, però vi accenno qualcosina di questo utensile. Già l'ho recensita, però dopo la recensione sto facendo anche questo video sulla modifica, quindi inizio subito e vi faccio vedere quello che mi sono inventato. Allora ragazzi, durante la recensione ho utilizzato questo disco che però, come vedete, non riesce a rimanere attaccato nei foglietti che loro danno in dotazione per poterli conservare. Si stacca immediatamente, non hanno alcuna tenuta, quindi non possiamo avere la garanzia di poter utilizzare più volte questo tipo di dischi. Tra l'altro, una volta smontato, sicuramente nel nostro laboratorio avremo polvere. In questo caso la polvere accumulata si spargerebbe per il piano di lavoro. Ci dovremmo essere costretti a lavarci le mani per rimuovere la polvere che si accumula ed evitare di annullare l'effetto adesivo che c'è sul retro del disco. Il disco va posizionato sulla parte frontale e una volta posizionato, già questo ha perso moltissimo della sua forza di adesione. Purtroppo l'ho utilizzato poco e già si stacca con molta facilità, non ha alcuna garanzia di resistenza. Comunque, una volta posizionato, alla fine del lavoro va staccata di nuovo, sempre lavandoci le mani, altrimenti la parte adesiva si annullerebbe sempre di più. E diciamo che è una cosa molto fastidiosa. Come vedete già quasi non si attacca più, non ha più tenuta, quindi diciamo che è inutile. Allora io mi sono inventato un sistema. Ho comprato questo disco da utilizzare praticamente con la smerigliatrice e con il cutter ho tagliato e rimosso questa parte. È stato un lavoro semplicissimo perché ruotando l'ho tagliata, però come vedete è stata una cosa grossolana, quindi poi l'ho dovuta rimuovere ulteriormente con il cutter strofinando. Io nel mio caso in particolare mi sono aiutato con questa pennetta e l'ho pulita ancora di più. Ho intenzione di attaccare questo velcro qua. Per fare questo utilizzerò un nastro biadesivo. Ok, prima lo ritaglio per avere la misura esatta. Perfetto, una volta messo il nastro adesivo e ritagliato correttamente, tolgo la parte posteriore e lo posso attaccare. Va bene, questo è pronto. Perfetto. In questo modo abbiamo adesso la nostra levigatrice a disco con la superficie col velcro, quindi posso utilizzare dischi tranquillamente che abbiano l'attacco con il velcro, quindi passare da una grana all'altra in pochi secondi, così perfettamente. Quando finisco passo alla grana successiva. Ok. In pochissimo tempo riusciamo quindi a cambiare la nostra grana senza avere il problema dell'adesivo. Io posso avere le mani sporchissime tranquillamente, la nostra superficie abrasiva farà sempre presa senza alcun problema. L'unico inconveniente però sarebbe quello che una volta montato il nostro pianetto purtroppo andrebbe a toccare, perché avendo più spessore inevitabilmente la superficie della carta abrasiva toccherebbe contro il pianetto, perché adesso abbiamo ispessito di un paio di millimetri la dimensione che aveva prima. Prima era adesiva, era molto stretta, adesso invece c'è questo spessore. Per ovviare a questo problema basta mettere uno spessore. In questo caso io utilizzo una guarnizione ed una rondellina, dopodiché inserire il pianetto e avremo lo spessore sufficiente a poter lavorare.
Come vedete adesso anche col pianetto si riesce a lavorare tranquillamente. Solo quando è tutto abbassato, praticamente oltre i 45 gradi, tocca. Ma è un inconveniente purtroppo che si deve accettare nel caso di modifica. Però questo di qua ci permette di avere la praticità di montare e smontare la carta senza dover lottare contro questo problema. Già questa carta abrasiva non aderisce più neanche il foglietto. Va bene ragazzi, l'unica cosa che vi consiglio di fare è, come qua hanno incollato la rondella, incollarle anche nella parte interna, altrimenti cadranno. Come vedete, in 2 secondi si sostituisce ed è anche più bella col rosso. Va bene ragazzi, che dirvi, spero di esservi stato utile. Vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, condividere questo video se ritenete possa essere utile anche per i vostri amici, i vostri contatti sui social network, e basta, ci vediamo per i prossimi video, tutorial, recensioni eccetera. Ciao da Riccardo, alla prossima!